Il cronografo più iconico e indubbiamente più apprezzato, più caro agli appassionati di orologeria non può che essere l'Omega Speedmaster. Non è il Daytona, non è il Breitling Chronomat, non è nessun altro cronografo se non lo Speedmaster per l'appunto, o il cosiddetto Moonwatch, che celebra ormai dal 1969 la più importante missione umana, ovvero l'allunaggio, quello che il 20 luglio del 1969 vide Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendere sul suolo lunare. Era soltanto il primo di diversi allunaggi e chissà in futuro cos'altro vedremo. Sullo Speedmaster e sul marketing di Omega attorno a questo modello, alle lettere cubitali che indicano il primo orologio utilizzato sulla Luna, qualificato dalla NASA, insomma se ne sono dette tantissime, ed Omega chiaramente non ha risparmiato le innumerevoli edizioni limitate che hanno visto nel corso degli anni modificare e riadattare l'Omega Speedmaster ai tanti momenti di celebrazione dell'allunaggio o comunque delle missioni umane da parte della NASA, da ultimo anche da parte dell'agenzia russa, e da ultimo insomma non proprio di anni ne sono passati tanti, e in futuro vedremo cos'altro. Datemi un attimo 30 secondi soltanto per parlarvi velocemente del nostro sponsor che ci permette oggi di fare questo video, e si tratta di Chronext.it. È un sito dove vengono venduti orologi nuovi e usati, ce ne sono più di 7000 di 50 brand diversi, con tutte le garanzie offerte da Chronext come revisione, certificazioni varie, ma l'idea principale di Chronext, ed è quella che più mi piace ed è il motivo per cui ve ne parlo, è il servizio di pick-up, ovvero Chronext, attraverso delle boutique convenzionate che a breve apriranno a Roma e Milano, consente sì di acquistare un orologio online, ma di vederlo personalmente prima di finalizzare il pagamento e portarvelo a casa. Insomma, un'idea rivoluzionaria del commercio online che ritengo sia molto interessante, ed è il motivo per cui ve ne parlo. È chiaro che tra tutte le edizioni più limitate e più speciali, più importanti dell'Omega Speedmaster, non poteva assolutamente mancare il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, che appunto, come abbiamo appena detto, avvenne il 20 luglio del 1969 nel mare della tranquillità, lì sul nostro satellite. E così per il 50° anniversario Omega ha fatto le cose in grande. Non soltanto ha presentato l'orologio oggetto di questa recensione, che ci è stato messo a disposizione dalla Chiossone Luxury Watches di Bari, ma anche altre novità che poi nel corso del tempo sono state effettivamente presentate, come ad esempio l'Omega Speedmaster in oro giallo, magnifico, con la sua lunetta Bordeaux, pezzo che naturalmente è già da collezione ed è sempre stato rarissimo da trovare, così come è da collezione ed è sempre stato difficile acquistare anche questo Omega Speedmaster 50° anniversario. Nello stesso anno chiaramente Omega aveva anche presentato il progetto del nuovo 321, che poi nel corso del tempo ha equipaggiato diverse edizioni speciali e che ancora oggi si trova al listino. In particolare però questo Omega Speedmaster 50° anniversario ha delle peculiarità uniche nel suo genere, il che lo rendono un orologio sicuramente particolare, unico nel suo genere e probabilmente molto amato soprattutto in futuro dai collezionisti. Al di là dei materiali e del calibro che equipaggia poi questo Omega Speedmaster, iniziamo col dire che la sua particolarità principale è la secondina ad ore 9, ovvero il subcontatore del cronografo, che in questo caso, come per altri Omega Speedmaster in edizione limitata, è personalizzato, ed è personalizzato con la famosa immagine di Buzz Aldrin che scende dalla scaletta del LEM, del modulo lunare, immortalato da Neil Armstrong, che era già lì presente, che era appena sceso e aveva fatto il primo grande passo per l'umanità.
Un omaggio sostanzialmente unico nel suo genere e anche molto romantico, tanto per gli amanti dello spazio, tanto per gli appassionati di orologeria. Ma questo Omega Speedmaster ha anche delle particolarità uniche, ad esempio nella realizzazione della lunetta, che è in oro, sì, ma è in una lega denominata da Omega Moonshine e che peraltro è oggetto di brevetto depositato da Omega. Lunetta che al suo interno contiene la famosa scala tachimetrica dell'Omega Speedmaster, ma questa volta non in alluminio anodizzato, bensì in ceramica, come tanti altri orologi presenti sul mercato. L'altra particolarità di questo Omega Speedmaster è che già all'epoca della sua presentazione incassava il calibro 3861 coaxial, ovvero il calibro che alla fine, come sapete, ha equipaggiato anche gli ultimi Omega Speedmaster appena presentati, sia con vetro esalite sia con vetro zaffiro. Un calibro che ha già dimostrato di essere molto preciso e sicuramente anche molto affidabile come tutti gli altri coaxial di casa Omega. Infine, a rendere ancora più bello questo Omega Speedmaster, di sicuro il bracciale denominato Flatlink con chiusura personalizzata e che riprende indubbiamente quelli che erano i bracciali originali dell'epoca e che già negli anni 70 equipaggiavano l'Omega Speedmaster con una lavorazione che si alterna tra lucido e satinato, ma soprattutto, come dice il nome stesso del bracciale Flatlink, appunto con delle maglie piatte e spigolose che rendono questo orologio molto affascinante e probabilmente anche uno dei motivi per cui acquistarlo. È chiaro che questo orologio, presentato peraltro in 6.969 esemplari, richiamando il numero dei pezzi prodotti l'anno dell'allunaggio, ovvero il 1969, è un orologio che merita un posto in collezione anche soltanto per la storia che omaggia, per le missioni umane più importanti della storia. Per il resto si tratta di un classico Omega Speedmaster con cassa da 42 mm, sebbene tutto il resto, come abbiamo visto, sia unico nel suo genere, mentre del classico Omega Speedmaster abbiamo parlato innumerevoli volte qui su TOC, abbiamo visto sia un unboxing del nuovo 3861 esalite, abbiamo parlato della storia completa dell'Omega Speedmaster e della NASA, lo abbiamo confrontato ad un Rolex Daytona. Insomma, vi lascio i link all'Omega Speedmaster qui in descrizione e anche nelle schede in alto magari, e vi chiedo come sempre di dirmi la vostra nei commenti. Cosa pensate di questo Omega Speedmaster in edizione limitata, l'ennesima, ma un'edizione limitata che sicuramente meritava spazio e che fu presentato ad un prezzo di 9.200 euro e che naturalmente, come credo sia ormai normale, è venduto a prezzi molto più alti del listino, forse anche quasi al doppio. Insomma, ne parliamo assieme come sempre nei commenti. Grazie per essere stati anche in questo video, ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!